C'è una pompa di benzina con il gasolio che costa 5,29 al gallone, un negozietto, un pub e un caffè. Morning. E pensate che qui vendono il set per cercare l'oro. C'è il contenitore dove mettere l'oro, ovviamente, poi pinzette, setacci di tutti i tipi. L'importante è trovarlo. E anche qui a Chicken c'è un'altra gigantesca draga, guardate che bella! Questa draga è stata in funzione dal 1938 al 1967. E poi anche qui la convenienza è cessata di cercare l'oro con questa modalità. E un paese che si chiamava Chicken non poteva avere che polli in giro ovunque. E pensate che a Chicken c'era anche un post office, perché questa era comunque una zona molto importante per l'estrazione dell'oro. Questa è la costruzione che rimane oggi. Vi racconto un po' sulla storia di Chicken, che è iniziata nel 1886, quando hanno scoperto l'oro. Pensate che alla fine dell'Ottocento questo paesino sperdutissimo ospitava ben 700 minatori. C'è un libro famosissimo, Tisha, ambientato proprio qui a Chicken, che racconta la storia di un insegnante che viveva qui nel 1927. L'attività di estrazione dell'oro utilizzando le draghe qui è iniziata nel 1939. La Pedro Dredge è stata poi trasportata da Fairbanks fino lì ed utilizzata fino al 1967. Poi l'attività di ricerca dell'oro si è fermata in queste zone. Queste draghe erano troppo costose da mantenere e da utilizzare per il prezzo di vendita dell'oro, e quindi questo paese è di fatto stato abbandonato. Oggi non abbiamo registrato molto perché il tempo è terribile, piove grigio e quindi non siamo ispirati, siamo un po' meteoropatici. Però abbiamo ripreso l'Alaska Highway, siamo passati da TOC, ha ripreso il telefono, quindi ci siamo riconnessi col mondo e adesso stiamo andando verso Delta Junction. Oltretutto siamo un po' accampati, abbiamo tutte le cose qua sparpagliate per cercare di farle asciugare, scarpe comprese, perché stamattina ci siamo infradiciati parecchio. E dopo 1422 miglia siamo arrivati alla fine dell'Alaska Highway, siamo a Delta Junction. Vuoi uccidere anche questa? No, questa è più tante che... Ma questa è più grossa di te. Grossa di me. Non so se ce la fai. Aiuto. Ci siamo fermati in un museo che si chiama Sullivan Roadhouse. Era un vecchio hotel che era stato costruito
qua sulla strada tra Fairbanks e Valdez, proprio quando Fairbanks era diventato un punto strategico per la ricerca dell'oro. Questa strada però è stata chiusa e quindi cosa hanno fatto? Per salvare questa roadhouse che era conservata, l'hanno smontata, trasportata qui dove è oggi, l'hanno trasformata quindi in un museo, l'hanno rimontata, risistemata, riarredata perché gli arredi originali non si sono conservati e hanno creato questo bellissimo museo in cui si può respirare l'aria di altri tempi. Pensate che per trasportarla fino a qui, dopo averla smontata, hanno numerato tutti i pezzi e poi con degli elicotteri militari l'hanno trasportata e rimontata. Quindi un'impresa epica. Ma guardate che bello, dov'è? Davanti a casa? Ci sta guardando male però. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Qua è già Natale. Hanno già fatto l'albero. E c'è anche la statua di Babbo Natale. C'è anche già Babbo Natale. Siamo a North Pole dove è Natale tutto l'anno e questa è la casa di Santa Claus. Guarda quante lucine. Ti piace, Matteo? Bellissimo. Siamo parcheggiati al Walmart di Fairbanks, stanotte dormiremo qui e già che eravamo qui siamo andati a comprare un trancio di salmone dell'Alaska. Adesso lo assaggiamo. Together, it's so beautiful, you and me. Mattinata di brutto tempo a Fairbanks e quindi ci siamo dedicati a fare spesa, lavatrice, gasolio. Adesso finalmente ha smesso di piovere e quindi facciamo un giretto in città. We meant to be in the great outdoors. Partiamo all'esplorazione della vita degli Athabaskan. Qui c'è il salmone appeso ad essiccare. Poi in autunno la preparazione per l'inverno. E infine l'inverno. E qua c'è una scultura, un arco fatto tutto con i palchi delle renne che perdono tutti gli anni. Eccola là, la scultura di Fairbanks Polaris.
A me piacciono le cartine. Questa qui l'hanno capito. Questa qui è di Fairbanks e ha tutti gli edifici, si vede il fiume, China River, bella. Il museo ha un sacco di slitte, però c'è una puzza qua dentro che non si riesce a stare. Mi sa che ce ne andiamo subito. Amore, ti è piaciuto il museo? Tantissimo, adesso vado a vederlo. E qui troviamo un altro battello fluviale, un po' meno ben tenuto, però l'hanno messo qua. Anche Fairbanks è stata distrutta da un incendio nel 1906 e qua si vede come è stata poi ricostruita nel 1907. Ci abbiamo riprovato col gelato. Com'è la situazione? Meglio. Buono? Buono. Devo dire buono. Finalmente un buon gelato. E anche in questo parco è tutto a tema ricerca dell'oro. Hanno fatto i portavasi con i denti della draga che sono ovunque. E poi da questa parte c'è un mega setaccio per cercare l'oro. Guardate, c'è un bel modellino della draga. E qui c'è la copia dell'autobus del film Into the Wild. Come al solito il fine giornata è impegnativo. È venuta su benissimo, povera cellula. Andiamo a vedere se l'altro posto è un po' più tranquillo. Se riesci a avvicinarti ancora un po', forse. Ok, vai ancora avanti, Matteo, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai ancora avanti e poi avvicinati dopo. Ok.
Ok. Dobbiamo mettere i cunei però. Sei tanto storto. Siamo forse riusciti a sistemarci. Siamo in un posto spettacolare.